Io lo dico sempre, la semplicità appaga. Amiche ed amici, ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale, ben ritrovati su Momiss. Io super gasata per il progetto che sto per proporvi, che io adoro. Adoro il maglioncino realizzato, adoro il filato utilizzato, bellissimo. Anche qui misto alpaca, ma rispetto al filato luna utilizzato la settimana scorsa, qui abbiamo sempre un misto alpaca, ma con delle sfumature delicate. Ogni gomitolone è costituito da 200 grammi di filato. Io ho utilizzato ben 3 gomitoloni, il terzo mi è avanzato ma poco e pensate, viene realizzato un gomitolone da 200 grammi, in questo modo la stampa non viene interrotta. Fantastico, e io ve lo posso confermare perché ho utilizzato il filato, l'ho provato, l'ho testato, bellissimo. Posso solo dirvi cose positive e vi invito a provarlo se ancora non lo avete fatto, perché è meraviglioso, bellissimo, caldo, avvolgente, davvero è una coccola per il nostro corpo. Dunque è un 50% lana, un 40% acrilico, un 10% alpaca, gomitolone da 200 grammi, vi sono all'incirca 320 metri di filato. Uncinetti consigliati 7-8, io anche per questo progetto ho utilizzato l'uncinetto 6,5 ma anche il numero 5 per andare a cucire i vari pezzi. Volendo potete utilizzare anche il numero 5,5 se avete una mano molto morbida. Io comunque mi sono trovata molto bene con l'uncinetto 6,5 perché anche in questo caso volevo realizzare un maglioncino oversize. Sono rimasta fedele, sono rimasta in linea con le tendenze del periodo. Lo sappiamo, è un trend indossare maglioncini oversize più grandi della nostra taglia e anche crop. Infatti il modello che ho realizzato è leggermente crop. Se non vi va di andare in giro col pancino scoperto, potete sempre indossare o un pantalone o un jeans a vita alta, proprio come faccio io. Oppure, visto che lo facciamo con le nostre manine, possiamo realizzarlo leggermente più lungo, ma comunque nel corso del tutorial vi darò dei suggerimenti utili come sempre. Al momento vi sono ben 8 tonalità disponibili sfumate. Io chiaramente appena ho visto queste sfumature ho detto queste sono le mie sfumature, il gomitolone deve essere mio. Realizzerò un maglioncino con questi bellissimi colori che vanno dal rosino, proprio lo stesso colore del baschetto che sto indossando adesso, blu, azzurrino, lilla, insomma bellissimo, innamorata e penso che ve lo sto trasmettendo. Sono molto felice per questo progetto. Come sempre vi invito ad andare a leggere la descrizione presente sul sito www.borgodepazzi.com. Sono loro ad avermi fornito questo materiale, lo producono, lo rivendono loro. Stiamo parlando anche qui di un misto alpaca 100% made in Italy. Infatti se siete interessati all'acquisto di questo bellissimo materiale, al kit in generale, ai gomitoloni che ho utilizzato io per realizzare questo progetto, potete andare al link che vi lascio come sempre sotto il video nel box informazioni. Penso di avervi detto tutto, vi lascio direttamente al tutorial. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel pollice all'insù di supporto e iscrivetevi, attivate la campanellina importantissima per non perdervi i prossimi tutorial, così chiudiamo dicembre in bellezza, ci saranno tanti altri progetti. E non dimenticarti a seguirmi anche sui miei social per non perdere l'anteprima di ogni progetto, le varie storie, insomma chi mi segue lo sa. A questo punto sigla! Intanto faccio un cappio e realizzo 56 catenelle. 4, 5, 6, 7, 55, 56esima catenella. Questa lunga catenella corrisponde esattamente a 52 cm, che sarà la larghezza sia del pannello davanti che del pannello dietro. Basta che prendiate una misura, la distanza tra una spalla e l'altra, e andate a sviluppare il pannello davanti e dietro. Io rispetto alle mie misure reali sono andata un po' oltre di 2 cm perché voglio fare anche qui un progetto oversize. Partiamo con la primissima riga a punto alto e a partire dalla seconda catenella vado a sostituire il primo punto alto con le 2 maglie basse.
Poi proseguo lavorando per ciascuna catenella sottostante un punto alto, per un totale di 55 punti alti. Continuerò in questo modo in righe di andata e di ritorno a punto alto per un totale di 16 righe, finché non raggiungo insomma 27 cm di altezza. Realizzerò un maglioncino crop, quindi un po' corto, per cui se voi desiderate un maglioncino più lungo andrete a lavorare molte più righe. Bene, ho terminato le 16 righe totali, raggiungendo così 27 cm di altezza. Continuiamo il nostro lavoro. Qui faccio una catenella, sostituisco il primo punto alto sempre con le 2 maglie basse e proseguo lavorando altri 15 punti alti per un totale di 16. 1, 2, 3, sedicesimo ed ultimo punto. Adesso andiamo a fare una diminuzione di 3 punti. Prendiamo il filo, entriamo nel primo e chiudiamo le prime 2. Riprendiamo il filo, entriamo nel secondo punto e chiudiamo le prime 2 asole. Riprendiamo il filo, entriamo nel terzo punto e chiudiamo sempre le prime 2. Quando abbiamo 4 asole sull'uncinetto andiamo a chiudere tutto. Qui ci ritroviamo 17 punti. Facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro, saltiamo un punto e andiamo a fare un'altra diminuzione. Quindi prendo il filo, vado direttamente nel secondo punto e faccio un punto alto e proseguo per i punti che mi rimangono. Continuiamo e dobbiamo continuare in questo modo per altre 2 righe. Durante la terza riga andremo a lavorare 14 punti alti più una diminuzione. Durante la quarta riga invece lavoreremo una diminuzione e poi 13 punti alti, e nella riga 5 e 6 andremo a lavorare soltanto 14 punti alti. Una volta terminata questa zona ripetiamo lo stesso lavoro dall'altra parte. Questo significa che staccheremo il filato qui e ci agganceremo nuovamente da quest'altra parte. Se vi state chiedendo come agganciarsi, mi rivolgo sempre alle principianti, ve lo faccio vedere velocemente. Ci agganciamo semplicemente così: prendiamo il filo, andiamo a fare un cappio, entriamo nel primo punto, blocchiamo con una catenella e poi sostituiamo il primo punto alto con le 2 maglie basse, 1 e 2. Proseguiamo e ripetiamo le diminuzioni. Una volta che abbiamo terminato quel lavoro, questo sarà il risultato. Abbiamo realizzato un ampio scollo, e questo per quanto riguarda la parte davanti. Per quanto riguarda la parte dietro, dobbiamo effettuare lo stesso lavoro, nel senso che dobbiamo sempre avviare 56 catenelle e lavorare 55 punti alti totali, ma non per 16 righe, ma per 20 righe. In sostanza non vado a realizzare lo scollo, ma proseguo. Per pareggiare con il primo pannello realizzato devo andare a lavorare soltanto 2 righe da una parte e 2 righe dall'altra parte. Infatti adesso insieme andremo a lavorare 14 punti sia da una parte che dall'altra parte per 2 righe, proprio come sulla parte davanti, 1 e 2. Sostituisco sempre il primo punto alto con le 2 maglie basse e poi proseguo per altri 13 punti per un totale di 14. 3 e 14. Fatta la prima riga facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e ripetiamo un'ulteriore riga, sempre di 14 punti. Sia sul pannello davanti che sul pannello dietro ci ritroveremo lo stesso numero di righe. Ultimissimo punto. Terminato il primo lato, faccio una catenella, lascio un po' di filo per andare a cucire questa estremità a quest'altra. Bene, adesso disponiamo i pannelli esattamente in questo modo sulla parte del rovescio per andare a cucire questa zona superiore. Ci ritroviamo lo stesso numero di punti, io andrei a cucire direttamente in maniera veloce con uncinetto e filo stesso. Partirei direttamente da qui visto che ho il filo agganciato. Faccio una catenella
e faccio in questo modo: entro nel primo punto e nel primo punto prendo il filo e cucio a maglia bassissima. Andrò a cucire gli altri 13 punti sempre a punto bassissimo. Ultimi 2 punti, 1 e 2. Faccio una catenella di sicurezza, stacco sempre il filato. Se vogliamo possiamo fare 2 nodini e con l'uncinetto più piccolo mi porto i fili in eccesso tra i punti, così li vado a nascondere in fretta. Ripetiamo lo stesso lavoro da quest'altra parte. Adesso passiamo alla realizzazione delle maniche. Intanto avvio 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partire dalla quinta vado a lavorare un punto basso, continuo fino ad ottenere 5 punti bassi. Prima riga, seconda riga, giro il mio lavoro, continuo sempre a punto basso ma in costa dietro. Primo punto basso in costa, secondo punto basso in costa e così via. Per adesso abbiamo lavorato 2 righe insieme. Procederò per altre 18 righe per un totale di 20 righe. Terminate le 20 righe in costa, questo sarà il risultato. Possiamo fare anche una piccola prova, quindi questo è il nostro giropolso. Se va bene possiamo procedere con il resto del lavoro, altrimenti aggiungete qualche riga in più o qualche riga in meno. Misura esattamente 19 cm per 5 cm. Con l'uncinetto numero 5 vado a fare la primissima riga a punto basso. Nel primo punto faccio un punto basso per un totale di 2 nello stesso, poi passo alla riga successiva, secondo punto basso, terzo, quarto, quinto, sesto e proseguo così finché non ho un totale di 20 punti bassi. 20° punto basso, catenella, cambio il numero di uncinetto e passo al 6,5, giro il mio lavoro e iniziamo con le righe di aumenti e di punti alti. Nel primo punto sostituisco il primo punto alto con le 2 maglie basse, sempre nello stesso aggiungo un secondo punto alto per un totale di 2. Poi lavoro 18 punti bassi, 1, 2, 3, 18° punto alto e nell'ultimo vado a fare l'aumento, 2 punti alti nello stesso, proprio come abbiamo fatto all'inizio. Da 20 punti bassi siamo passati a 22 punti alti. Adesso facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare 22 punti alti. Il primo sostituito sempre dalle 2 maglie basse e procedo per questa terza riga. Quindi continuo finché ho 22 punti alti come vi dicevo prima. Continuerò in questo modo alternando una riga di aumenti ad inizio e fine riga e una riga normale per altre 5 volte finché non mi ritrovo 32 punti alti. Quando mi ritrovo a quel punto andrò a lavorare 5 righe di soli 32 punti alti. Nella riga successiva andrò a fare nuovamente l'aumento ad inizio e fine riga, così mi ritroverò 34 punti totali e completerò la mia manica con altre 10 righe di soli 34 punti alti. Facciamo una cosa, nella clip successiva vi scrivo lo schema, il pattern dalla quarta riga in poi.
Continuiamo le nostre cuciture, siamo sempre sulla parte del rovescio. Rispetto alla clip precedente non ho mosso il mio lavoro. Andiamo a prendere una manica di 2, poi ripetiamo lo stesso lavoro dall'altra parte. Giro tutto il mio lavoro, faccio coincidere l'estremità della manica con il lato dei 2 pannelli fronte e retro. Mi aiuto sempre con i marcapunti, quindi questo punto lo cucirò con il primissimo, 1 e 2. Anche qui andrò a cucire semplicemente a punto bassissimo. Prendo l'uncinetto numero 5 per entrare con facilità nelle maglie dei punti alti. Entro nel punto segnato col marcapunti e nel primissimo. Adesso lo posso togliere. Prendo il filo e faccio un punto bassissimo. Entro nel punto che coincide con il punto basso della manica, prendo il filo e cucio a punto bassissimo. E proseguirò così con estrema facilità. Qui sono sulla zona della cucitura, entro al centro della cucitura e vado a prendere il punto basso che coincide. Proseguo per le altre 10 righe successive e per gli altri punti che mi rimangono sulla manica. Molto semplice, molto veloce. Vi ricordo sempre che potete effettuare questa operazione anche con ago e filo. Con l'ultimo punto basso. Sempre sul rovescio, cosa andiamo a fare? Piego il mio progetto sempre sul rovescio, perché qui ho le cuciture, e col filo che ci è rimasto possiamo cucire o tutta la manica, oppure scendere e andare a cucire questa zona qui. Io, visto che mi ritrovo poco filo, non riesco a fare tanti punti bassissimi lungo la manica, procedo andando a cucire la zona del busto. Faccio coincidere il tutto, mi aiuto con delle mollettine per pareggiare i 2 pannelli. Entro nella riga successiva e nella riga che coincide prendo il filo e proseguo a punto bassissimo. Molto semplice. Anche qui non vado a fare calcoli, entro nelle maglie dei punti alti, nel punto che coincide e cucio. Poi non bisogna essere precisi, visto che siamo sulla parte del rovescio. Poi gireremo il nostro progetto, il nostro maglioncino, e le cuciture non si noteranno. Catenella iniziale con catenella iniziale. Anche qui stacco il filo, se vogliamo possiamo fare 2 nodini con i fili iniziali e con l'aiuto dell'uncinetto mi porto i fili tra i punti per bloccarli al meglio. Vedete com'è corto il maglioncino? È proprio un crop. Vabbè che poi andremo a definire sia lo scollo che la zona inferiore. Prima di farlo però vado a cucire tutta la manica sempre allo stesso modo e poi ripeto la stessa operazione dall'altra parte e questo sarà il risultato sulla parte del dritto. Come notate le cuciture non si notano per nulla. Adesso ci possiamo andare a occupare delle rifiniture. Il lavoro che adesso vi mostrerò sulla zona superiore lo ripeterò anche sulla parte inferiore, stessa lavorazione. Dunque riprendo nuovamente il filato e parto dal dietro. Possiamo fare il cappio, mi inserisco in un punto qualsiasi e blocco con una catenella. Blocco pure il lato da dietro. Inizio a fare una serie di catenelle, ne farò 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A partire dalla seconda faccio il primo punto basso e vado giù andando a lavorare 10 punti bassi totali su ciascuna catenella. È il lavoro che vi ho mostrato nel cardigan oversize, stessa cosa. 10 punti. Fatto questo vado nel punto alto successivo e faccio un punto bassissimo, punto successivo un altro punto bassissimo, faccio una catenella, giro leggermente il mio lavoro e vado a lavorare un punto basso in costa retro
per ciascun punto basso che ho disponibile. 2, 3, 4, 10. E di nuovo catenella, giro leggermente il mio lavoro e procedo. 1, 2, vado nei punti sottostanti e faccio un punto bassissimo, un punto bassissimo e di nuovo catenella e procedo in righe di andata e di ritorno lavorando su tutta la zona del collo, dello scollo, no? Quando mi ritrovo nei punti alti, perché qui non ho definito la zona, per ciascuna riga a punto alto vado a fare 2 punti bassissimi, nulla di particolare davvero, per cui procederò per tutto il giro finché poi non mi ritrovo a questo punto. Qui basta andare a cucire le 2 estremità ed il gioco è fatto. Lo stesso lavoro lo ripeterò sulla parte in basso. Mi aggancio su una catenella qualsiasi, faccio sempre 11 catenelle, 10 punti bassi in righe e procedo. Anche qui andrò a fare 2 punti bassissimi, così stringo leggermente la zona sotto. E voilà, il maglioncino è così terminato. Guardate, qui ho rifinito allo stesso modo, però anziché andare a fare 2 punti bassissimi ne ho fatti 3. In questo modo la parte inferiore risulta più stretta e si vengono a creare questi sbuffetti voluti che non mi dispiacciono affatto. Ora qui vi mostro come andare a cucire semplicemente con l'uncinetto ed il filo stesso. Ecco qui, una volta che terminiamo tutto il giro, qui non abbiamo punti su cui andare a lavorare, punti bassissimi. Prendiamo la solina dell'ultimo punto basso e la facciamo passare attraverso l'ultimo punto dove già abbiamo lavorato il punto bassissimo. Fatto questo lasciamo il filo al di sotto e facciamo così: prendiamo metà asola con il punto basso, prendiamo il filo e chiudiamo a maglia bassissima. Stesso metodo di quando andiamo a cucire le mattonelle. 1, 2 e 3. E facciamo così per tutti i 10 punti che ci ritroviamo. Vedete? Semplice semplice. Ultimo punto con ultimo punto. Facciamo una catenella di sicurezza, stringiamo bene e portiamo il filo in eccesso sempre all'interno, sul retro. Mi inserisco nelle asole che mi ritrovo al di sotto e pazientemente faccio passare il filo tra un po' di maglie ed il nostro maglioncino è così pronto. Amiche e amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero come sempre che vi sia piaciuto, fatevi sentire con un commento sotto al video, supportatemi con un pollice all'insù, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina importantissima così non vi perderete i prossimi contenuti. Grazie per l'attenzione, grazie per la compagnia. Vi ricordo che se siete interessati ai gomitoloni di Astro, un filato bellissimo misto alpaca meraviglioso, trovate il link del materiale sotto al video del box informazioni. Tra l'altro è compresa la spedizione, quindi è gratuita. Vi consiglio di andare a dare un'occhiata. Vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, un bacino a tutti!